Di recente, spulciando gli annunci di vendita di libri usati, mi sono imbattuto in questa definizione di alcuni testi. Fantasy dell'età dell'oro. Età dell'oro. Erano tutti libri della Fantacollana. L'espressione mi ha colpito parecchio perché quell'età dell'oro, in un certo senso, beh, insomma, fa un po' emoziona chi come me non è più un virgulto. E quei libri lì della Fantacollana, o perlomeno di un periodo della Fantacollana, li ha effettivamente visti in libreria e concupiti tantissimo, tantissimo, da ragazzino. Ora, sta a vedere che davvero quella Fantacollana Nord, quella casa editrice, la Nord di una volta, quella di Gianfranco Viviani, sta a vedere che davvero possiamo considerarla un emblema dell'età dell'oro del fantasy in Italia, stando alle ristampe che nel tempo e recentemente, per esempio Mondadori, con i draghi, sono uscite, direi che comunque sono stati libri fondamentali. E allora mi è venuta un'idea. Siccome io, quando posso, qualcosa della Fantacollana recupero e metto da parte, anche se non li leggo, ma semplicemente perché sono libri importanti, secondo me, e per il fatto che, appunto, come vi dicevo, io li ho compiti questi libri da ragazzo e quindi adesso è bellissimo poterli ogni tanto anche comprare, no? Ecco, siccome li ho messi da parte, ho pensato adesso faccio un bel video di book porn, semplicemente. Però i libri sono un po' troppi. Non tantissimi, perché la mia raccolta, la mia collezione personale di Fantacollana è, insomma, accettabile, ma non eccezionale, anche se col tempo magari crescerà. Comunque io ho piacere di mostrarvela se voi avete piacere di fare questo viaggetto nel passato con me. Come vedete qui dietro, eccoli qua, ve li sto indicando. Quelli sono tutti i volumetti della Fantacollana, piuttosto vecchi, ce ne sono alcuni anche più sotto, e qui vicino a me quelli che oggi vi mostrerò, perché mostrarveli tutti in un video sarebbe, diciamo, piuttosto lungo, no? Facciamo questo viaggio un po' alla volta, cominciando da, naturalmente non con un'ambizione di completezza, questa è semplicemente la mia rispettabile ma non eccezionale collezione di Fantacollana Nord, ok? Cominciamo da questi tre primi volumi che vi voglio mostrare, che non sono esattamente la Fantacollana Nord, ma la serie che è stata il predecessore della Fantacollana, cioè la serie Arcano, che è esistita, fondata nel 70, che è andata avanti fino al 72, poi ci sono state delle propaggini, ma brevi a quanto pare, in seguito. Questa serie Arcano diede l'imprinting fondamentalmente, no? Ecco, l'imprinting alla Fantacollana perché è difficile anche solo distinguerli dal punto di vista proprio della impaginazione, della grafica, della scelta proprio dell'insieme, della presentazione del libro. Considerate che nel 1970, quando Viviani fondò questa serie, Arcano, beh, la fantascienza e il fantasy erano soprattutto oggetti di mh, pubblicazione da edicola, quindi Viviani ebbe questa grande intuizione di farli uscire in libreria, di dare credibilità al fantastico. Ok? Quindi, quali libri uscirono? Ne uscirono diversi, purtroppo nella serie Arcano, che è l'antecedente, no, della Fantacollana. Purtroppo io non li ho tutti, ne ho tre, ne ho recuperati tre. Ma ho recuperato quantomeno anche il primo in assoluto, che è del 1970 e che è questo qui, ve lo mostro. Ecco qua. La torre di Goblin, Lions Prague the Camp. Guardate che bella copertina. Mm. Ecco qua. Beh, insomma, stiamo parlando di una copertina di Karel Tole per un libricino di Lions Prague the Camp, questo autore incredibile che era molto pubblicato all'epoca. La traduzione qui è di Riccardo Valla e Staffilano, GL Staffilano, Gianluigi, non mi ricordo com'era il nome di Staffilano esattamente, com'era. Come vedete io non sono al corrente di ogni cosa. Riccardo Valla ho fatto in tempo a incrociarlo quando era ancora vivo, ma Staffilano non mi ricordo di conoscerlo, insomma. Comunque, questo volume, lasciamo stare. Di che si tratta? Non l'ho letto, ma è chiaramente un bel debutto, perché ancora non l'ho letto. Vediamo cosa c'è scritto qui dietro.
Il gioco di inventare paesi fantastici, genti immaginarie, usi e costumi pittoreschi ha una salda tradizione alle sue spalle e la fantascienza vi ha fatto ricorso un numero infinito di volte. Raramente però questo gioco ha raggiunto i vertici di umorismo toccato da Lion Sprague de Camp nel suo ciclo di Novaria che inizia con il presente romanzo La Torre di Goblin. Sì, una caratteristica sicuramente di Lion Sprague de Camp è che non prende sul serio quello che racconta, cioè il fantastico che racconta è sempre venato di umorismo, perché lui ha sempre questo distacco intelligente, distacco scettico dell'uomo di scienza, dell'uomo di cultura che ci dice ok, giochiamo con i tropi del fantastico, della mitologia, delle fiabe e delle favole, però ricordiamoci sempre che noi siamo scrittori seri, quindi non possiamo prendere troppo sul serio queste cose. Insomma, lui è uno che si diverte e vuole divertire e sicuramente non è di scuola epica, ma di scuola direi più umoristica o comunque picaresca forse in un certo senso. La Torre di Goblin, eccolo qua, primo volume. Poi ce ne sono stati altri che io naturalmente non ho, come vi dicevo. Diamo un'occhiata. Quello successivo sarebbe di Dennis Wheatley, Il battesimo del diavolo, un romanzo autoconclusivo. Dennis Wheatley poi è stato pubblicato nella collana horror, per esempio, di Mondadori. Io ho letto La figlia del diavolo. Era molto, molto specializzato in storie a sfondo satanista, diabolico, sette, sacrifici umani, cose del genere. Però diciamo di qualche, con un gusto un po' retro. Ecco, niente di particolarmente impressionante per la sensibilità di oggi. Poi è uscito Brucia strega brucia di Abraham Merritt. Notate, si comincia con fantasy, si prosegue con l'horror, in questa collana che comunque era solo devota al fantastico in generale. Poi la fantacollana sarebbe stata fantasy in assoluto, in definitiva. Quindi Abraham Merritt, Brucia strega brucia. Attenzione perché questo comunque lo potete recuperare per esempio in uno dei Draghi Mondadori curati, mi pare, sì, da Massimo Scorsone, sulle streghe. Poi uscì L'Aborigeno di Peter Saxon, non l'ho letto. Questo faceva parte di un'esalogia dei Guardiani, però primo e unico romanzo tradotto in italiano. E poi uscì il numero 5 e io questo ce l'ho, della collana Arcano, che è, beh, insomma, vabbè, dai, copertina celeberrima di Frank Frazetta per un'opera che è Conan il Conquistatore, il romanzo di Erwin Howard, l'unico di Robert Howard, che lui scrisse con la speranza di pubblicarlo in Inghilterra, poi la cosa non andò in porto, ma comunque di fatto questo è un romanzo eccezionale, se soprattutto lo leggete quando è il momento giusto. E io questo, notate che questa è l'edizione del 79, non del 72, questa è una ristampa. Uscì nell'aprile del 1972, la prima edizione, cioè l'anno e il mese della mia nascita. Sarà un caso? Sì, assolutamente, però è un caso che mi fa piacere. Io questa copia la recuperai poi in una bancarella, e non perché fossi esperto di letteratura fantastica. Ero un ragazzo, ero giovane, andavo lì nelle bancarelle di Corso Vinzaglio a Torino a vendere i miei vecchi fumetti o libri che non leggevo più per ricavare qualche spicciolo da reinvestire in altre letture, perché altrimenti sarei morto, cioè senza libri nuovi in mano, come facevo, o fumetti. E naturalmente notai su una bancarella questo. Cioè, era... Come fai a non notarlo? Queste sono le copertine che vendono i libri, da sole, da sole. Romanzo fantastico che racconta della vicenda di Conan quando è già re di Aquilonia, c'è una congiura, lui deve ritornare al potere dopo essere stato spodestato. Battaglie, campali, scene di massa. Se fosse un film sarebbe, insomma, non lo so, sarebbe qualcosa di incredibile. Sarebbe spettacolo, epicità, violenza, massacri, testosterone a badilate. Io considero questo pezzo della mia raccolta rispettabile ma non eccezionale uno degli apici, dei vertici. Torniamo alla collana Arcano, questa anticipatrice della Fantacollana.
Dopo questo libro eccezionale, Conan il Conquistatore, uscì a quanto pare nel filone magia un Pasqua Nera di James Blish, un terzo romanzo della tetralogia dopo Siffatta Conoscenza. Non chiedetemi che cosa sia, non lo so. Poi un romanzo dell'orrore, Occhi grigi, sto leggendo, di Julius Fast. Poi ci fu Ombre del male di Fritz Leiber. Poi uscì successivamente, numero 9 di questa serie Arcano, un horror che si chiama Solo la notte ed è di John Blackburn. E io ce l'ho e ve lo mostro, eccolo qua. Allora, Solo la notte, lo metto meglio, ecco. Solo la notte, copertina di Karel Tole, molto onirica, molto metafisica, per un romanzo horror. Anche questo, sicuramente non di matrice molto moderna, è un horror signorile, molto inglese, molto elegante, dove insomma la storia è comunque interessante. Ne fu tratto anche un film, si trova su YouTube, io lì l'ho visto, sì. Non mi ricordo però con quale titolo, insomma comunque facendo ricerche poi si arriva a rintracciarlo. Solo la notte è una storia di congiura, di cospirazione magica di un gruppo di ricchi bastardi che adoperano, sfruttano, diciamo, la gioventù, mettiamola così, per ottenere il prolungamento. Vabbè, non vi posso raccontare, no, non vi posso fare spoiler. È una storia, è un horror che ovviamente appartiene a un altro tempo. Vediamo il copyright di questo libro è i mortacci l'avessero messo. Comunque siamo negli anni 60, non spingevano tanto sull'acceleratore dell'orrore e badate, dovevano ancora uscire i libri che poi avrebbero veramente cambiato l'horror letterario, roba tipo L'Esorcista, per intenderci, o Rosemary's Baby, o l'altro. Comunque, Solo la notte è una lettura assolutamente piacevole che io mi sono stupito di trovare all'interno della serie Arcano, perché l'associo per il formato, per la grafica, eccetera, alla fantacollana, e questo chiaramente non c'entra niente con la fantacollana, se non in termini di grafica, di formato, di tutto, ma non di contenuto. La serie Arcano era questa cosa qui, quasi un esperimento, si potrebbe dire. Dopo uscì soltanto un altro libro di Pierre Carpi, Un'ombra nell'ombra, nella serie Arcano. Era il 1974. E poi invece si proseguì con l'insegna, con il titolo Fantacollana, epica, storica, e io ho i primi ce li ho e ve li mostrerò. Ne parleremo, ma questa è proprio una presentazione molto, come dire, molto personale. Non posso vantarmi di averli letti tutti, di conoscere tutto ciò che c'è dentro questi bellissimi libri. Però vi posso indicare, se vi interessa approfondire veramente, un bellissimo ebook che viene via per pochi spicci e spero che sia ancora reperibile su Amazon. Metterò qua sotto il link per l'acquisto, che era stato redatto dal compiantissimo Davide Mana, espertissimo di fantasy e autore eccezionale. E questa sua guida alla fantacollana è una lettura squisita. Io avrei potuto anche adottarla adesso per fare un riassunto. Magari un giorno ci torneremo, magari la useremo come strumento di approfondimento, però sappiate che voi potete averla subito, se esiste ancora, con il link che vi metto qua sotto, ok? La fantacollana è stata nutrimento, è stata formazione, è stata uno strumento di apertura verso un mondo di pubblicazioni internazionali che qui in Italia ci sognavamo soltanto. O per meglio dire, magari una decina d'anni prima che io e altri come me iniziassero a leggere questo tipo di letteratura, ecco, in quella
10 anni prima, 15, c'è stato un gruppo di persone, i veri e propri primi appassionati, fondatori anche di club, di iniziative, che hanno veramente dato supporto e sostegno, e grazie a loro possiamo dire che esiste oggi il fantastico letterario in letteratura in Italia, il mercato così com'è. A noi sta anche un po' renderlo e mantenere vivo questo mercato fatto di autori davvero di livello, di libri veramente degni di una narrativa che è fatta di tanta intelligenza, tanto gusto. Dico che sta un po' anche a noi, perché dobbiamo difenderla da che cosa? Da un mercato editoriale che oggi continua a sfornare ottimi libri, per carità, però ha sicuramente è sottoposta al gioco di regole commerciali che causano anche l'uscita di grandissime stronzate vendute come capolavori, cioè il cioccolato spacciato, o meglio, la merda spacciata per cioccolato. Difendere e proteggere, ricordare certi autori e questa collana straordinaria che li ha pubblicati nel tempo, secondo me, e poi anche le ristampe, che naturalmente continuano a uscire, secondo me è un po' un dovere di chi ama questa letteratura. Quindi anche questo piccolo video dove vi mostro i pezzi della mia collezione rispettabile ma non eccezionale della Fantacollana ha il suo perché, secondo me. Fatemi sapere cosa ne pensate, se apprezzate questo formato. Se non lo apprezzate, pazienza, perché io ho intenzione di continuare a mostrarveli questi libricini. Altrimenti che senso ha? Cioè, se voi, vi dico una cosa, se voi foste qui a casa mia, come capita appunto ai miei amici che passano di qua, accadrebbe esattamente la stessa cosa. Io vi romperei le palle mostrandovi i miei libri. Ma sospetto che, se siete qui su Broken Stories, apprezzereste l'iniziativa. Ciao a tutti da Flavio Troisi di Broken Stories. Ah, naturalmente continuiamo poi, vi mostrerò gli altri. Ciao.